Nei film polizieschi, quelli con le indagini della polizia scientifica, il colpevole che ha organizzato un delitto perfetto ha però sempre trascurato un piccolo dettaglio che è quello che lo tradirà. Uno di questi dettagli a volte è una semplice telefonata che rivela la vera zona da cui è stata fatta e fa crollare un alibi. Le schede telefoniche con gli attuali sistemi di collegamenti sono diventate una fonte incredibile di informazioni, tali da ridisegnare addirittura le dinamiche di una grande città. Guardate quante cose si scoprono in una grande capitale come Roma, elaborando i dati, i milioni di dati che escono dalle schede telefoniche. Conoscere per deliberare, una delle frasi più famose di Luigi Einaudi, il secondo presidente della Repubblica Italiana. Ma certe realtà sono talmente complesse che non è semplice averne una conoscenza esatta e soprattutto in tempo quasi reale. Ad esempio, una grande città come Roma, censimenti, registrazioni all'anagrafe, statistiche su attività commerciali, sui veicoli immatricolati, sui mezzi del trasporto pubblico, sulle presenze negli alberghi, eccetera, delineano o tentano di delineare con qualche ritardo le dinamiche quotidiane e i cambiamenti che avvengono inevitabilmente con il passare del tempo. I censimenti ufficiali di Roma ci raccontano, ad esempio, di una città quasi immobile. Roma aveva 2,7 milioni di abitanti mezzo secolo fa e 2,8 milioni oggi. Ma cosa si nasconde sotto questa apparente immutabilità? È possibile tracciare un profilo della città al di là dei dati ufficiali? La risposta è sì, grazie a una ricerca promossa nel 2019 dalla Camera di Commercio di Roma. E questo è lo strumento, la SIM, la scheda telefonica che ci permette di comunicare voce e dati agganciandosi alle antenne collocate in tutta la capitale. L'enorme mole di dati raccolti dai gestori telefonici consente un'analisi quasi in tempo reale delle dinamiche di una grande metropoli come Roma. Ovviamente nel più assoluto rispetto della privacy degli utenti. Ovviamente l'utente viene anonimizzato, quindi la sua scheda telefonica non è rintracciabile, ovvero non siamo in grado di risalire al reale proprietario della scheda telefonica al momento in cui analizziamo il database. Sono analisi condotte da società specializzate su una quantità di dati incredibile. Qual è il quadro che emerge? I telefonini ci raccontano che i residenti, cioè coloro che dormono oltre 15 giorni nella capitale, sono 500.000 in più di quelli ufficiali. Si arriva cioè a 3,3 milioni. Cioè 500.000 abitanti in più, un'altra città nascosta, addirittura più grande di Firenze. Ma una città accoglie ogni giorno molte altre persone, dai turisti ai pendolari, ai visitatori occasionali e non occasionali. Quanti sono? Ogni giorno nella capitale arrivano 420.000 pendolari che cioè rimarranno per alcune ore e poi ripartiranno senza pernottare. La gran parte dei pendolari arriva dai comuni che circondano Roma, la nota area metropolitana. Si può anche scendere più nel dettaglio e vedere che ad esempio i comuni di Ciampino, Fiumicino e Marino sono quelli da cui proviene la maggioranza dei pendolari. Ma volendo si può anche sapere quanti pendolari arrivano dalla Campania, per la cronaca in media 13.500 al giorno. O da altre regioni, o capire in quali quartieri della capitale si riversi questo flusso. Un problema. Ma come si fa a essere sicuri che a ogni telefono corrisponda una persona? Molti di noi hanno 2 telefoni o anche un tablet e se li portano sempre dietro. In questo caso il problema è molto semplice da risolvere, perché anche qui di nuovo alla fonte riusciamo a capire se un apparecchio o un telefono sono associati alla stessa persona, sia dal punto di vista appunto della proprietà, quindi se effettivamente sono intestati alla stessa persona i dati vengono subito accoppiati, oppure anche se sono intestati a persone diverse ma sono di fatto
nella tasca dello stesso utente, anche in quel caso si riesce a identificare questo tipo di comportamento e quindi possiamo tranquillamente contare quella persona come persona unica e non come due persone che si muovono. E i turisti, cioè coloro che dormono almeno una notte nella capitale? I telefonini ci dicono che ogni giorno in media ci sono 213.000 turisti entro i confini del comune e anche che la metà sono stranieri. Si può anche capire quali sono le nazioni più rappresentate. Ecco la classifica. Prima la Gran Bretagna con il maggior numero di presenze, poco meno di 30.000 al giorno. Poi la Cina con 23.000. L'America e la Germania a pari merito con 20.000 presenze. Se facciamo la media su un anno, le SIM indicano 77 milioni di presenze, molto maggiori di 46 milioni ufficiali ottenute con le registrazioni alberghiere. Ci sono poi anche altre tipologie di presenze, come i visitatori non occasionali, cioè che arrivano in città da 2 a 14 volte al mese senza pernottare. Ebbene, questi visitatori sono in media 436.000 al giorno, addirittura più numerosi dei pendolari. Naturalmente anche per i visitatori è possibile vedere da dove arrivano e in quali quartieri vadano. Come era da attendersi, una delle zone più frequentate è il centro storico, che passa dai 160.000 residenti che vi trascorrono la notte a più di 1 milione durante il giorno. Insomma, Roma non è immobile con i suoi 2,8 milioni di abitanti come poteva apparire dai censimenti ufficiali, ma una città dinamica con più di 4 milioni e mezzo di presenze quotidiane. Come ci insegna il caso di Roma, dati e statistiche ufficiali non sempre permettono una conoscenza approfondita. Spesso le realtà vengono sottostimate e questa piccola scheda, la SIM, ci sta aiutando a capire con una precisione impossibile fino a pochi anni fa come stiano veramente le cose.